Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e in questo tutorial andremo a lavorare insieme passo passo il punto muro di mattoni all'uncinetto. È una lavorazione molto particolare ispirata ad un punto che viene solitamente realizzato con i ferri da maglia. Eccovi qui la versione ad uncinetto, replicabile anche dai principianti ed eseguibile con qualsiasi filato. Andremo ad utilizzare solamente i punti base dell'uncinetto e vi seguirò passo passo, giro dopo giro, per realizzare questo punto non reversibile. Abbiamo quindi una texture di questo tipo sul fronte del nostro lavoro, mentre questo è quello che ci si presenta sul retro. Ma è un punto che possiamo utilizzare per tantissimi progetti. Immaginate ad esempio una coperta, una copertina, il pannello di una borsa, di una maglia, di un cardigan. Insomma, ci sono tantissime applicazioni in base al vostro gusto e alle vostre esigenze. Per eseguire questo punto è necessario un numero di catenelle di base multiplo di 6 più 5 e per ottenere questo effetto super particolare a blocchetti a mattoni andremo a ripetere solamente 8 giri di lavorazione finché il nostro pannello non avrà raggiunto l'altezza desiderata. Se siete poi alla ricerca di altri punti all'uncinetto particolari, li trovate in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube. Ora non ci resta che prendere filato e uncinetto e cominciare! Per eseguire questo punto dobbiamo avviare un numero di catenelle che sia multiplo di 6 più 5. Quindi andiamo ad avviare catenelle multiplo di 6 e al termine aggiungiamo 5 catenelle in più. Nel mio caso ho avviato 29 catenelle. 24 è un multiplo di 6 più 5 catenelle in più. Completate le catenelle del multiplo, aggiungo una catenella di supporto. E nel mio caso avrò un totale di 30 catenelle. Partendo dall'uncinetto devo ora tornare indietro di 2 catenelle, 1 e 2. Nella penultima catenella lavorata, nel mio caso la numero 29, carico il filo sull'uncinetto e vi vado ad entrare. Prendo il filo e lo porto attraverso. Ho 3 asole sul mio uncinetto. Carico il filo e lo porto attraverso a tutte le mie asole. Ho così eseguito una mezza maglia alta. Mi sposto nella catenella successiva, carico il filo e ripeto gli stessi passaggi. Entro nel punto, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, carico e le chiudo tutte insieme contemporaneamente. Proseguo in questo modo fino ad arrivare al termine del mio giro. Se avrò lavorato correttamente al termine del giro, nel mio caso, avrò un totale di 29 punti. Lavorato l'ultimo punto, realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Essendo di supporto, la catenella che abbiamo appena lavorato non va a sostituire alcun punto. In questo giro dobbiamo ripetere i passaggi che abbiamo appena eseguito nel giro precedente, ma con una piccola variazione. Andremo a lavorare nella costa retro dei nostri punti. Frontalmente il lavoro ci si presenta in questo modo con una sorta di catenella in orizzontale. Questo in realtà è l'effetto della mezza maglia alta. La costa retro dei nostri punti la troviamo ruotando leggermente il lavoro verso l'alto. Eccola qui. Sarà la costina più lontana rispetto a noi. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto ed entriamo nel primo punto disponibile, l'ultimo che abbiamo lavorato nel giro precedente. Entriamo in costa retro e ripetiamo i nostri passaggi.
Lavoriamo quindi una mezza maglia alta in costa retro su ciascun punto del nostro giro. Al termine del giro, se avremo lavorato correttamente, dovremo avere esattamente lo stesso numero di punti che abbiamo ottenuto nel giro precedente. Nel mio caso avevo un totale di 29 punti. Al termine di questo giro dovrò avere sempre 29 punti. Per iniziare il nuovo giro realizziamo sempre una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. In questo giro dobbiamo andare a ripetere esattamente gli stessi passaggi che abbiamo visto nel giro precedente. Andremo quindi a lavorare una mezza maglia alta nella costa retro di ciascun punto che ci si presenta. Se avremo lavorato correttamente, al termine di questo giro avremo sempre lo stesso numero di punti, nel mio caso 29. Catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Di fatto abbiamo eseguito 3 giri di lavorazione a mezza maglia alta. Questi 3 giri ci servono come base per il nostro giro numero 4, dove andiamo a definire i nostri primi mattoni. Come nei giri precedenti, andiamo a lavorare una mezza maglia alta in costa retro nei primi 5 punti che ci si presentano. Per creare i nostri mattoni andremo a lavorare delle maglie alte, prese in un modo un po' particolare. Individuato il punto successivo, dobbiamo scendere qui, tra il primo e il secondo giro lavorato a mezza maglia alta. Con il nostro uncinetto andremo ad entrare nel punto corrispondente in questo modo, passando sotto alle 2 costine frontali del punto, dal basso verso l'alto. Caricato il filo sull'uncinetto, guardiamo il punto successivo e scendiamo alla sua base. Individuato il nostro punto, con l'uncinetto entriamo sotto a queste 2 costine dal basso verso l'alto. Prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Allunghiamo verso l'alto e abbiamo 3 asole sull'uncinetto. Carichiamo il filo, chiudiamo le prime 2, ricarichiamo il filo e chiudiamo le ultime 2. Questo sarà il risultato che dovremo ottenere. Attenzione! Avendo preso il punto qui alla base, nella parte posteriore vi sembrerà di aver saltato un punto. Di fatto lo avete saltato perché è sostituito dal punto alto. Ci spostiamo quindi nel punto successivo. Carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare nei prossimi 5 punti una mezza maglia alta, esattamente come abbiamo fatto all'inizio del giro. E andiamo a creare il prossimo mattone. Carichiamo il filo sull'uncinetto, troviamo il punto successivo, scendiamo alla base. Entriamo dal basso verso l'alto nel punto. Prendiamo il filo, lo portiamo attraverso, allunghiamo, carichiamo il filo e chiudiamo il punto alto. Questo sarà il risultato e questi sono tutti i passaggi che dovremo ripetere per questo giro. Lavoriamo 5 mezze maglie alte. Nel punto successivo, il sesto, eseguiamo una maglia alta prendendo il punto tra la prima e la seconda riga di mezza maglia alta che abbiamo lavorato, passando dal basso verso l'alto all'interno delle costine del punto.
Dopodiché ripetiamo gli stessi passaggi. 5 mezze maglie alte, nel punto successivo il sesto, un punto alto. Proseguiamo ripetendo questa sequenza di punti fino ad avvicinarci al termine del nostro giro. Se abbiamo lavorato correttamente, gli ultimi punti da eseguire per il nostro giro saranno 5 mezze maglie alte da lavorare in costa retro. Un piccolo suggerimento: se avete paura di confondere, di sbagliare la maglia nella quale dovete poi eseguire il punto alto, vi basterà contare questa sorta di punto catenella che trovate proprio qui. Se abbiamo eseguito un punto alto su questa maglia, contiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Il punto successivo, il sesto, sarà quello dove dovrete eseguire il punto alto. Per creare dei nuovi mattoni dobbiamo avere una base composta da 3 giri di lavorazione e in ciascuno di questi 3 giri dovremo lavorare delle mezze maglie alte in costa retro. Perciò i nostri prossimi 3 giri, il quinto, il sesto e il settimo, andiamo a lavorare una mezza maglia alta in costa retro su ciascun punto che ci si presenta. Al termine di ciascun giro dovremo avere sempre lo stesso numero di punti. Realizziamo sempre prima di cominciare ogni nuovo giro una catenella di supporto, voltiamo il lavoro, eseguiamo i nostri punti e andiamo a ripetere questi passaggi per i prossimi 3 giri. Siamo al giro numero 8. Andremo ora a creare dei mattoni sfalsati rispetto a quelli che abbiamo realizzato nel giro numero 4. Per fare questo ripeteremo i passaggi del giro numero 4, ma con una variazione all'inizio e al termine del giro. Fatta come sempre la catenella di supporto e voltato il lavoro, lavoriamo una mezza maglia alta in costa retro sui primi 2 punti del nostro giro. Dopodiché, sul punto successivo, il terzo del nostro giro, dobbiamo eseguire il primo punto alto che andremo a prendere qui, alla base di questa riga di lavorazione che possiamo distinguere per questo effetto a punto catenella. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto, terzo punto, scendiamo, entriamo nel punto frontalmente dal basso verso l'alto, prendiamo il filo, portiamo attraverso, allunghiamo ed eseguiamo il punto alto. Proseguiamo lavorando 5 mezze maglie alte in costa retro sui prossimi 5 punti. Sul punto successivo, il sesto, dobbiamo eseguire il punto alto. Scendiamo quindi qui. E lavoriamo il punto alto. Questo sarà il risultato. Le nostre maglie alte in questo giro saranno esattamente al centro dei mattoni che abbiamo lavorato nel blocco precedente. Come nel nostro quarto giro, andiamo ora ad alternare 5 mezze maglie alte in costa retro a un punto alto fino ad arrivare agli ultimi punti del nostro giro. Se abbiamo lavorato correttamente, dopo aver eseguito il nostro ultimo mattone, il terzultimo punto del nostro giro sarà un punto alto. Ci avanzeranno 2 maglie precise nelle quali lavorare 2 mezze maglie alte in costa retro. Il nostro ottavo giro comincerà quindi con 2 mezze maglie alte in costa retro e andrà a terminare sempre con 2 mezze maglie alte in costa retro. I passaggi che abbiamo visto in questi 8 giri di lavorazione sono quelli che dovremo poi ripetere per tutto il resto della nostra lavorazione. In particolare, per creare dei nuovi mattoni, dopo aver eseguito un giro con maglie alte, dobbiamo sempre avere 3 giri di preparazione a mezza maglia alta in costa retro.
Quindi in questo caso i miei giri 9, 10 e 11 saranno a mezza maglia alta in costa retro. Nel giro numero 12 andremo a ripetere i passaggi che abbiamo visto nel giro numero 4. Quindi andremo a lavorare le nostre maglie alte ogni 5 punti. Lavoreremo poi altri 3 giri sempre a mezza maglia alta in costa retro e ripeteremo i passaggi che abbiamo visto nel giro numero 8, così da creare una nuova sequenza di mattoni alternati rispetto a quelli eseguiti nei giri precedenti. Dobbiamo quindi proseguire ripetendo i passaggi che abbiamo visto in questi 8 giri di lavorazione fino ad ottenere un risultato come questo. Per ottenere poi un effetto simmetrico tra l'inizio e la fine del mio campione, ho eseguito un ultimo giro a mezza maglia alta, sempre in costa retro. Ovviamente questo è solo un campione, immaginate questa trama in grande, magari per una coperta, una copertina, per il pannello di una borsa, per quello di una maglia o di un cardigan. Insomma, ci sono molteplici usi per questa particolarissima lavorazione, che vi ricordo potete eseguire con qualsiasi tipologia di filato. Se questo punto vi è piaciuto e siete alla ricerca di altri punti particolari per le vostre creazioni all'uncinetto, li trovate in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube e ovviamente se ne avete piacere potete iscrivervi gratuitamente qui sul mio canale cliccando sull'apposito pulsante subito sotto il video. Mi farebbe inoltre piacere conoscere la vostra opinione su questo tutorial. Avete trovato interessante questo punto? Per quale progetto lo andreste ad utilizzare? Fatemelo sapere con un commento e se il tutorial è stato di vostro gradimento, non dimenticate di lasciarmi un bel pollice in su. Perciò con questo nuovo punto vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!